Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo lo scaldacollo completamente unisex, adatto sia a uomo che a donna. Io l'ho fatto in grigio perché l'ho pensato per un uomo, però cambiando il filato va benissimo anche da donna. Molto facile, molto veloce da eseguire un pomeriggio ed è fatto. È pensato apposta per regali di Natale dell'ultimo minuto. Vi lascio il video. Per fare lo scaldacollo avremo bisogno ovviamente di filato e di uncinetto. Io ho usato il bravissimo della Tessiland nella versione grigia e un uncinetto del 5,5 e andrò a costruire una striscia lunga più o meno 75-77 cm, alta 23 cm. Inizio montando le catenelle. Per la mia striscia ne andrò a montare 110. Una volta montate le 110 catenelle andrò ad eseguire il punto che non ha bisogno di multipli, quindi basta che voi fate la vostra catenella che vi risulta giusta per i centimetri che volete. Quindi salto una catenella di base che ovviamente mi serve per girare e faccio un punto basso, entro nella catenella successiva con un punto alto, entro nella catenella dopo con un punto basso e in quella successiva ancora con quello alto, quindi alternerò un punto basso e un punto alto, lavorando ogni punto su ciascuna delle catenelle che abbiamo a disposizione. Quindi appena fatto il punto alto farò il punto basso, entro nella catenella dopo con un punto alto, in quella successiva con un punto basso. Qui ho fatto il punto alto, entro nella catenella che ho dopo con un punto basso e vado a lavorare così tutta la nostra catenella, alternando un punto basso e un punto alto. Ho lavorato tutte le mie catenelle con punto basso, punto alto, punto basso, punto alto e sono arrivata alla fine, all'ultima catenella con un punto alto. Ora per ricominciare il giro dovrò alternare, praticamente dove ho il punto alto andrò a lavorare il punto basso, dove ho il punto basso lavorerò il punto alto, quindi giro il mio lavoro, qui ho terminato con un punto alto e rifaccio subito sopra un punto basso. Dopo qui ho un punto basso, entro e faccio un punto alto. Qui avrò un punto alto, facendo attenzione a prendere tutte e due le costine il punto intero, perché tende a piegarsi, essendo lavorato prima di un punto basso tende a piegarsi in giù. Quindi qui ho il punto alto, metto l'uncinetto e faccio un punto basso. Entro in quello successivo che è un punto basso e faccio un punto alto. Praticamente lavoreremo tutto così, un alternarsi di punti alti e bassi che danno un effetto molto raffinato e tra l'altro è anche unisex, va bene sia per uomo che per donna questo tipo di punto. Quindi qui ho il punto basso, faccio il punto alto, qui ho il punto alto, faccio il punto basso facendo attenzione a prendere tutto il punto intero e vado avanti a lavorare così. Ho finito anche la seconda riga e anche questa l'ho finita con un punto alto, quindi andrò a rifare la stessa operazione. Giro il lavoro, qui ho finito con un punto alto, sopra faccio un punto basso. Dopo il punto alto avrò il punto basso che andrò a lavorare con un punto alto e via via così finché avrò raggiunto i 23 cm nel mio caso. Se poi voi lo volete più alto o più basso a gusto, io arrivo a 23 cm. Ci vediamo quando ho finito la mia striscia. Una volta finita la mia striscia andremo a dare la forma allo scaldacollo, prendendo in considerazione che il punto non ha né diritto né rovescio, quindi da qualsiasi parte che lo girate va sempre bene. Piego il lembo e lo porto
più o meno la metà, dandogli questa forma obliqua. Poi prendo l'altro lembo, io non ho tagliato il filo perché dopo andrò a cucire l'uncinetto, e lo metto sopra. Praticamente le punte si devono trovare in questa maniera, quindi poi uso gli spilli. Prima fermo l'angolo con lo spillo, dopodiché, cercando di far combaciare bene i punti, vado a fermare anche lungo le estremità. Faccio anche l'altro angolo, così. Io lo cucio, però se volete mettere dei bottoni, basta che prendete dei bottoncini che passano attraverso il buco, prendete bene le misure, ne mettete 3, dividete per 3 e potete usare i bottoni. Ed ecco la costruzione del nostro scaldacollo. Poi qui andremo a girare, praticamente finito viene così. Più lo fate alto, più il risvolto verrà alto. Ora vado a cucire a punto basso, quindi lavorerò a punto basso tutto il profilo esterno dello scaldacollo. Adesso mi trovo in questa situazione, quindi per forza di cose dovrò lavorare il pezzo di lato singolo per poi dopo andare a chiudere, per avere tutto bene dal diritto. Quindi vado a lavorare punto su punto, a punti bassi, finché non incontro la parte doppia, dopodiché dovrò prendere tutti e due i lembi, quindi una volta finito il bordo non doppio, quello singolo, dovrò andare a lavorare tutti e due i lembi, quindi questo è l'ultimo punto che mi resta da solo. Qui inizierò a prendere il punto da una parte e il punto dall'altra e faccio un punto basso. Prendo un lembo e prendo l'altro lembo e faccio un punto basso. Man mano tolgo gli spilli e cerco di dare la giusta tensione a tutti e due i lembi, cercando di lavorare punto con punto. Quindi prendo il punto qua, che non è nient'altro che la catenella d'inizio, e il punto intero dall'altra parte, e faccio il punto basso. Vado in quello successivo, prendo un punto di qua e un punto di là e chiudo con un punto basso. Tolgo lo spillo, entro nel punto successivo, ne prendo uno di qua e uno di là, faccio il punto basso e vado avanti così fino alla punta. Alla punta poi vedremo come girare. Una volta lavorato il punto basso sulla punta, faccio una catenella
entro nello stesso punto di base e faccio un punto basso, così almeno avremo la nostra punta, girerà bene. Dopodiché vado a lavorare come ho fatto per quel che riguarda il primo lembo, quello dove ho lavorato in doppio. Quindi prendo un punto di qua, un punto di là e faccio un punto basso, un punto di qua, un punto di là e faccio un punto basso. Ho lavorato l'ultimo punto basso, ora vado a chiudere dentro il punto che ho subito dopo con un punto bassissimo e così ho lavorato il mio scaldacollo e così ho finito il mio scaldacollo. Ora faccio un nodino di sicurezza e vado a tagliare il filo. Con un ago della lana adesso vado a nascondere i fili che avanzano ed ecco lo scaldacollo finito. È veramente un lavoro molto veloce, molto facile da fare, tra l'altro potrebbe essere un'idea per qualche pensierino dell'ultimo momento da mettere sotto l'albero a Natale. Io l'ho fatto in questa versione grigia perché l'ho pensato per uomo, però usando un filato più femminile va benissimo anche per donna, è completamente unisex. E con questo ho finito, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi terrà aggiornati su tutti i video che pubblicherò in futuro. Vi ricordo anche che ho una pagina Facebook e un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, fatelo girare, condividetelo, aiutatemi a far crescere questo canale se potete e se volete. Ciao, ci vediamo al prossimo video.